sono i nuovi quartieri di Los Angeles. Non siamo nella zona residenziale di Amburgo. Siamo in Africa, in una delle 100 città nuove dei nuovissimi stati del più sorprendente dei 5 continenti. La gente che affolla queste strade è composta, come da noi, di lavoratori organizzati, di medici, di tecnici elettronici, di brava gente che lavora 7 ore al giorno, paga le tasse e parte il sabato sera per il solito fine settimana con la famigliola. Ma a dispetto delle università nuove di zecca, delle nuovissime industrie nazionali e del crescente peso che hanno all'ONU le nazioni di nuova indipendenza, ancora oggi, al di sotto dei possenti quadrigetti delle compagnie africane, esiste un'Africa pittoresca e autentica. Buona, non sta possibile. Tribù Bagenda, troppo pericolose. E io troppo vecchio, buona. Mi devi guidare da Gungala, nelle terre oscure. Io ti posso dare una bottiglia al giorno. E anche 2. No, buona. Io molto vecchio. Io non vuole tornare nelle terre oscure, tribù stare in guerra. The one who knows alone for Gangala, so wild and so free. She's the one who knows how you want to hold her to your heart, be the boldest lover. Mi spiace. La vecchia guida si rifiuta di accompagnarci. Capisco che per voi è necessario organizzare subito la spedizione. Dovete rendere operante quanto è stabilito nel testamento. Ma solo Tao conosce la zona dei Bakenda e senza di lui non possiamo avventurarci nelle terre oscure. Se è per me che ha paura sbaglia. E poi Morton verrà con noi e lui conosce l'Africa. Anche il suo povero fratello conosceva l'Africa. Ho qui una sua foto di 15 anni fa. Risale a quando partì per la sua ultima spedizione. Trova che quella ragazza selvaggia che ha intravisto nella foresta gli somigli? Ha gli stessi occhi. Ma la prova più sicura è il diamante che aveva al collo. Enorme. Uguale a quello che suo fratello aveva con sé quando cadde l'aeroplano. Il guaio è che lei ha raccontato tutto questo a mio nonno prima che morisse. Era il suo dovere. È un geologo della compagnia e lavora per noi nelle concessioni diamantifere. E se il nonno ha deciso che l'eredità resti indivisa finché non sia provata la morte degli altri eredi, ricordati che stiamo parlando di mio fratello e di tua cugina. Ma lo sai benissimo che sono morti. L'aeroplano è caduto in fiamme e nella foresta una bambina di 3 anni non può sopravvivere. Ma l'eredità della Diamond Company è ormai vincolata all'identificazione di questa selvaggia. Sarà non facile trovarla. Inoltre mio fratello era assicurato sulla vita per 100.000 sterline e la compagnia per questo dubbio cerca di non pagare. Le prometto di versarle 20.000 sterline, signor Chandler, se la spedizione avrà buon esito. C'è un signore che chiede di vedere la signorina Julie. Ciao Julie, come sei bella? Il signor Morton, mio padre, Sir Frederick. Sono veramente lusingato che la grande Diamond Company e il potente Sir Frederick possano aver bisogno di uno sfaccendato come me. Mia figlia mi ha detto che lei conosce bene l'Africa e che è stato anche nella zona delle terre oscure. Sì, ho fatto un safari qui nella valle del Kotoko. Tribù Bakenda, molto primitive e bellicose. C'è anche una concessione diamantifera. Sì, è nostra. È 150 miglia più a monte del punto in cui la vostra spedizione dovrebbe lasciare il Kotoko e addentrarsi nelle insidiose foreste dei Bakenda. È una spedizione da organizzare molto bene. Servirà un buon equipaggiamento, molti portatori e mezzi di trasporto. Come legale di Sir Frederick, insisterò perché le vengano subito messi a disposizione tutti i mezzi che lei riterrà utili. Abbiamo un'assoluta necessità di provare se esistano o no altri eventuali eredi. Ah, scusate, il nostro legale, Sir Offenbach, e l'ingegner Chandler, un nostro geologo che verrà con voi. Penso che dovremmo portarci anche armi automatiche, perché quasi tutte le tribù della zona sono in pieno fermento. Ma a proposito, posso sapere quanto tempo abbiamo per prepararci e qual è lo scopo della spedizione? Il tempo a disposizione è molto poco e lo scopo è questo. Nelle foreste delle terre oscure pare che viva una bianca selvaggia che ci interessa in modo particolare. Bisogna rintracciarla e portarla qui a Londra.
Una selvaggia bianca in Africa. Ma chi l'ha vista? L'ho vista io quando lavoravo nella concessione del Kotoko. La chiamano Gungala, la pantera nuda, la figlia dell'uccello di fuoco. Vive libera e sola e se vuole, lei può anche non crederci. Messi insieme all'ultimo momento non mi fanno stare tranquilla. Ma no, andrà tutto bene. Speriamo. Bufali, pericolosi. Per ora sono loro ad aver paura. Scappano. Scappano perché sono pochi, guai se ci caricassero. Quelli non fanno certo paura, guardali. Sì, con un colpo di becco possono spaccare un cranio. Infatti, Julie, non l'ho mai vista così allegra. Perché non mi ha mai portato al giardino zoologico? È affascinante. Sta attento, Morton. Ma no, è un leone civilizzato. Sta facendo un campeggio. I geologhi sono proprio refrattari alla poesia. Giù, semmai è il contrario. Crede nell'esistenza di Gungala. Manca molto. Ci vuole ancora un po' di tempo. Ancora. Mohamed. Sì, buona. Accosta a quella canoa. Buri muori aiua. Solimane Karasuli, fikini loro silacchi, fikini. Slegatela. Morton cosa sta dicendo? Non capisco, parla in lingala. Questa non donna, questa scienziis di foresta. Non fare il superbo, Mohamed. Dimmi cosa ha detto. Questa scienziis chiede a Buona Bianca di non uccidere. Lei servire sempre Buona Bianca, anche con sua vita. Engela bununi, gibu, salamani, colini, salina dismani. Allora, Ma perché i suoi l'hanno lasciata sola, legata in una canoa e in balia del fiume? È un'antica punizione della tribù. È una bacchenda adultera. La
sua gente l'ha mandata a morte sicura verso le rapide del Kotoko. Quello che non capisco è come abbia potuto salvarsi dalle cascate. Si vede che il suo destino era quello di salvarsi. E il mio quello di trovare una bella servetta simpatica. Com'è che ti chiami? Amola, io. Safi Maggi. Andiamo avanti. Siamo al limite del territorio dei Bakenda. Stando via, dove vai? Manca molto. No. Metti a scaricare, presto! C'è un silenzio che non mi piace. Guala, Preparate le armi. Forza voi altri, presto! Scaricate, forza! Mohamed, falli muovere tu. Qui siamo troppo esposti. Sparate solo quando sono ben in vista. Non sprechiamo colpi. No, non sparare. È uno dei nostri. Perché li hai fatti scendere in quel modo? Li hai mandati allo sbaraglio? Mi sono accorto troppo tardi dell'attacco. Comunque, se non li facevo scendere per primi, quelle frecce avvelenate finivano su di noi. Invece, Chandler, non capisco questo attacco improvviso. Neanche i Bakenda, che sono i selvaggi più pericolosi, attaccano senza ragione. Allora ci aspettavano, erano stati avvertiti del nostro arrivo. È molto probabile, ma non so perché. Ci potremmo fidare degli uomini rimasti? Finché le cose vanno bene, sì. Ma in caso di pericolo saranno i primi a fuggire. Mohamed, vieni qui. Sì, buona. Turni di guardia di 2 ore e occhi aperti. Sì, buona. Anche così, fra i selvaggi e in piena foresta, l'Africa mi mette addosso una strana eccitazione. Attenta, qui sono sensazioni pericolose. Attacco. Dovremo cambiare il piano per ritrovare questa ragazza. Ma no, non ce n'è bisogno. E per quale ragione? Sono sicuro che quando mi riconoscerà si avvicinerà da sola. Ne parla come se ne fosse innamorato. Sono preoccupato, è come se ci stessero spiando. Per Gongala costruiremo delle trappole e se esiste la cattureremo. Ma non è un animale, è una donna. Avrà il diritto di dire la sua, no? Prima di fare tutti questi piani, vorrei conoscerla, questa bella selvaggia che ha colpito il nostro geologo. Buonanotte, a domani mattina. Buonanotte. Buonanotte, Giulia.
riesco a dormire e neanche lei sembra. Ho visto che aveva ancora la luce accesa e allora... Sembra un peccato mettersi a dormire. Dopo il caldo del giorno, queste della notte sono le ore più fresche e più belle, no? Allora non le dispiace se le faccio un po' di compagnia? No, al contrario. Julie, lo sa che coi capelli sciolti, vestita così, è diversa. È più vera, più donna e anche più bella. Più bella di Gungala? Ecco, avete questo in comune tutte e due. Gli occhi verdi, luminosi, da pantera. Però fra le due, lei è innamorata di Gungala. Non ci si può innamorare di Gungala, di una donna che non esiste. Gungala per me è come un simbolo. Fred. Perché l'hai fatto? Così. Per prendermi in giro? Per ricordarmi che sei sempre la padrona della Diamond Company? Volevo solo sapere se potevo piacerti. E più di lei. Bene, cerca di capirlo da te. Ma che cosa ti fa pensare che questa misteriosa Gungala possa essere mia cugina, la figlia di mio zio? Non ho avuto alcun dubbio dal primo momento che l'ho vista. Primo, questa zona è concessione della Diamond Company. Secondo, l'aereo è caduto qui. Terzo, il diamante che tuo zio doveva portare a Londra è identico a quello che ha Gungala. È una favolosa eredità per chiunque la sposi, no? L'eredità della Diamond Company Heilmer sarà suddivisa fra te e Gungala, se riusciremo a portarla a Londra. Sarete ricche tutte e due. Morton sa che forse Gungala è tua cugina? No, John non crede che Gungala esista. Ha accettato di accompagnarci solo per spirito di avventura. Forse è meglio. Fred. No, sarà una giornata molto dura domani, Julie. Come vuoi. Buonanotte. Ti consiglio di startene lontana da lui. Guarda, John, sono stata chiara con te fin da Londra. Io sono libera di fare quello che mi pare e piace. Ti ho chiesto di accompagnarci qui come guida. Mi piaci, ma non sei il mio padrone. Ho l'impressione che tu e Chandler stiate progettando qualcosa di poco pulito riguardo a Gungala. Stai bene attenta, perché se è così io non ci sto. Non sai cosa dici, John. Ed ora vattene. Mm-hmm. No. Come è finito attacco? Fucili di bianchi e fatto scappare Mackenna. Io non vuole stranieri qui adesso. Torna di loro e subito tu uccide Guida. Noi mesi che lavora. Tribù di zona sta per sollevarsi contro di bianchi. Il nostro piano Grande Africa ha inizio. La mia vita per Grande Africa. Gelo. Gelo.
Proseguiamo, ce la fai? Certo che ce la faccio. Vieni. Attenzione qui. Sì, è da quella parte. State molto vicine voi. Perché non hai lasciato Mohammed all'accampamento? Senza di lui i portatori non fuggiranno. Ma se non uccidete gli stranieri bianchi, tornerà del cielo l'uccello di fuoco e porterà nella foresta fiamme, paura e fame, per sempre. Ora uccello di fuoco sta nero e morto. Niente può contro Bucano che protegge terre oscure. No, uccello di fuoco ha sempre vita se Gungala occhio fiammeggiante. Occhio fiammeggiante sta tabù. Voi uccide tre bianchi, io levo Gungala pietra di tabù. Tu puoi sacrificarla. Bucano, dio di terre oscure. Questo vuole. Lo straniero amico dice giusto, grande capo. Finché Gungala ha occhio fiammeggiante, tribù è in pericolo. Noi deve uccidere uomini bianchi. Noi deve obbedire Bucano. Noi deve sacrificare Gungala. Abana Abogana dara, Burgana Maradio, Habana, Udigana Maragana, Udigana Gaga Gungala, Udigana Gaga Gungala, Udigana Gaga Gungala, Udigana, Stiamo per arrivare al luogo sacro dei Bakenda, lo spiazzo del feticcio. Gungala è probabilmente qui intorno e forse ci sta spiando. Sì? Allora forse ci arriverà in testa qualche noce di cocco. Se non ci fossi stato tu in questa spedizione, chissà come ci saremmo annoiati. Se credete di essere divertenti voi due, è in questo punto che l'hai incontrata l'altra volta. Sì, e se è vero che ci sta osservando, lasciatemi solo e si avvicinerà. Beh, non vorremmo far aspettare una signora. Noi altri ci fermiamo qui e tu fatti 2 passi. Non ti allontanare troppo, però. Mohammed, porta l'acqua. Sarà calda da fare schifo. Aspetta, io ti seguo da lontano. Sono molto ansiosa di vederla, questa famosa Gungala.
Questo è lo spiazzo sacro dei Bakenda. Quello là è il dio delle terre oscure, è Bucano. Per tutti i Bakenda questo spiazzo è sacro, è tabù. Da qui nascono le loro incredibili superstizioni. Bucano, il dio delle terre oscure, è il simbolo del buio e dell'oscurità che proteggono le tribù Bakenda, creando attorno a loro un isolamento completo. Per questo Bucano è raffigurato privo di occhi, come per ricordare al suo popolo che la luce troppo intensa portò alla catastrofe. Quale catastrofe? Una leggenda Bakenda dice che una notte d'improvviso calò dal cielo un immenso uccello di fuoco. Non ci fu più il buio e la foresta si accese di una vivida luce. In un attimo, quasi tutte le capanne del villaggio vennero distrutte dalle fiamme e gli animali fuggirono da questa zona. E quindi, per molto tempo i poveri Bakenda non ebbero che lutti, povertà e miseria. Poi Bucano riuscì a domare l'uccello di fuoco, ma il villaggio che sorgeva su questo spiazzo era sparito. Ora sembra che l'uccello di fuoco sia diventato inoffensivo e abbia perduto l'antico splendore. E pare che i Bakenda lo custodiscano come un loro tabù. Certo ne hanno un terrore sacro e a quanto si racconta non permettono a nessuno di avvicinarlo. Perché le tribù vicine hanno tanta paura di penetrare nelle foreste dei Bakenda? Beh, perché stando a quanto si racconta, le foreste delle terre oscure fanno sparire qualunque straniero. Non si sa come succeda, ma pare che d'improvviso la terra li inghiotta. Qui tutto sembra possibile, perfino che tutto ad un tratto possa arrivare Gungala. Forse dovresti allontanarti un po'. La tua presenza potrebbe innervosirla. Ma cosa significano tutti questi tam-tam? A quanto dice Mohammed, i Bakenda ci stanno preparando una bella seratina di gala. Innervosisce, vero? Mohammed! Mohammed! Io scappa per fiume. Mohammed! Io non vuole morire. Devo riuscire a fermarlo. La zattera! Mohammed! Guarda. Là. Ho avuto paura.
Gungala! Beh, sei riuscita a farmela scappare via. Sì, scusami. Ci credi adesso che è tua cugina? Certo, il diamante è quello. Già. E come ti assomiglia. Indossa sempre quella specie di rete. Non è una rete comune, sono liane intrecciate. È qualcosa che si fabbrica da sola. Ieri ne avevo una abbastanza simile. Può essere che sia venuta a spiarci al campo. Può essere che voglia imitarti. Come una scimmia. Dov'è Morton? Quando ha sentito tutti quei tantam, Mohammed ha avuto paura ed è scappato via. Allora Morton l'ha inseguito. Forse temeva che Mohammed si portasse via la zattera. Quanto eri diverso quando giocavi con Gungala. È bella e dici che mi assomiglia. È vero? È vero. Solo che lei è più libera, più semplice. Anch'io potrei sentirmi libera come una selvaggia. Attenta, sorella, questa è l'Africa. È la voce della natura. Non ti spaventa un po'? A me piace. Non mi sono mai sentita così viva, così pronta ad essere amata. Voglio essere tua, Fred, tua. La mia impressione, Morton, è che tu non ti fidi di nessuno. È stato fidandoci degli altri che siamo rimasti senza zattera. Frequentando la Café Society si impara a diffidare di tutti quanti. Anche di chi sembra tanto amico. È vero, Fred, hai l'aria deliziosamente ipocrita. Certo, e tanto per restare in tema di sfiducia. Anch'io sono perplesso nei tuoi riguardi. Basta con le schermaglie ora. Piuttosto ce l'avete un piano per uscire di qui senza barca e senza portatori. Marce forzate e molta che le tribù indigene sono già in allarme per la nostra presenza. Quanto tempo credi che avremo prima che i Bakenda siano pronti ad attaccarci? Stanotte staremo tranquilli, ma domani sarà una brutta giornata. Comunque di qua non ce ne andiamo, se prima non avremo raggiunto il nostro scopo. Un aiuto potrebbe forse darcelo anche Gungala. Per i Bakenda è una specie di tabù. Allora penso che dovremmo affrettarci a catturarla. Così forse in qualche modo riusciremo ad andarcene di qui. Fossi in te non userei il verbo catturare, ma convincere.
Ricordati che non stiamo facendo un safari e Gungala non è una bestia. Usa le parole che vuoi, ma cerca di arrivare ad una conclusione, perché i Bakenda di tutta la vallata fra qualche ora brulicheranno attorno a noi. E sta tranquillo che quelli non useranno il verbo convincere per mandarci via. Ho un'idea. Se mi vestissi come Gungala, forse potrei farle una buona impressione, non avrebbe più paura di me. Adesso che non c'è Julie, dimmi qual è il tuo piano. Voglio fare l'ultimo tentativo domani mattina all'alba. Voglio cercare di convincere Gungala e se non ci riesco partiremo subito. Ti manca la cosa più importante. Che cosa? Un diamante azzurro di 400 carati che chiamano... I tantan della foresta portano le notizie molto lontane. E perché i Bakenda lo chiamano l'occhio fiammeggiante? Che c'è? Babadu! Morton, ma che significa? Babadu, dove sei? Insomma, Morton! Babadu! Tico, Tico! Vuoi dirci perché hai sparato? Arara, Haiti Tala, Hawaii. Yeiteri Gue. Ui, ui. Cosa c'è? Cos'è che vuoi dirmi? Non riesco a capire. Non avere paura, non ti voglio far del male. No, non posso sempre giocare come l'altra volta. Gungala, non aver paura. Eccola, vieni!
Qualcuno ha lavorato per noi. Sta attenta, Julie! Non ti avvicinare! Aspettami! È molto bella, ma è spaventata. Ti assomiglia, sai? Dobbiamo sbrigarci a liberarla. Sento che i Bakenda sono vicini. Cerca di parlarle e di calmarla. Perché le hai preso il diamante? Perché mi basterà questo. Potrò dimostrare a Londra che l'abbiamo trovata. I miei problemi sono finiti. John, i Bakenda. Ho paura. Torno, Gungala, torno. John, li senti? Stanno arrivando, John! Prosegui verso l'accampamento, vengo subito. Non mi lasciare sola. Torna indietro. Non lasciarmi! Voglio aiutarti, non aver paura. Urukundika walale. Urukundika walale. Urukundika walale. Gungala.
حلمك هلا هن عشان هلا Juana, la isla. Sì, ho visto. Tiele. Tiele. Wake. Google. One.
sei così bella, luminosa, pulita. Se tu mi potessi capire. Deve essere da questa parte. Vieni. Ma no, vieni con me. Corri, su, corri. Tu non sai quanto sia importante per te. Per fortuna è ancora riconoscibile. Ma che fai? No, non aver paura. Vieni. Mettiti vicina all'aereo. Non aver paura. L'uccello di fuoco è solo un aereo caduto col motore in fiamme. L'aereo di tuo padre. Guarda, non puoi capire, ma questo era tuo padre. Vogliono toglierti l'eredità. Avvicinati. Vieni a sedere qui. Coraggio. Salta. Vieni. Su. Adesso ti metti qui. Buona. E io ti faccio una bella fotografia. Ma no, se tu potessi capire. Ti voglio fotografare. Mettiti così accanto all'uccello di fuoco. A Londra dovranno riconoscere che è l'aereo di tuo padre. Fa come dico io. Non aver paura. Guarda, vedi come bella? Tic-tac. Tic-tac. Ti piace? Ora fermati così. Non ti muovi. Un minuto solo. Ma no! Questa fotografia vale mezza società diamantifera per te e 30.000 sterline per me da parte della compagnia di assicurazioni. Juan. Cosa c'è? Dai. Hai sete? Dai. Forse mentre bevi starai un minuto fermo e io riuscirò a fare questa benedetta fotografia. Oh, brava! Brava! Sì, ecco così! Bravissima! Oh, ce l'abbiamo fatta! Gungala, sei ricca e non lo sai, e non sai neanche cosa vuol dire, ma forse è meglio. Matto, come selvaggia sei piuttosto civetta. Fermati, te ne faccio un'altra. Fermati, le gambe così. E la testa così. Sì, ferma adesso. Sei magnifica. Straniero amico, tu promesso portare Gungala senza pietra di occhio fiammeggiante di uccello di fuoco. Giusto.
adesso non più tabù e loro può sacrificare a Bucano, dio di terre oscure. Quella non è Gungala. Non puoi permettere che venga sacrificata un'altra al suo posto. Un Gungala è come altra. Non mi interessa di loro superstizioni. Quella che a me interessa è ragione perché io sto qui è altra e mia missione è compiuta. E permetti che sacrifichino delle vite umane? Che razza di missione deve essere? Qualcosa di abietto. Sta molta gente come io che fa mio stesso lavoro qui in Africa. Noi lavora grande Africa Unita, benedetta di Allah, e di 100.000 altri dei e di feticci di Africa. Se i dei sono utili a questa politica, allora noi accontenta dei. Purché Africa è grande e unita. Tu tieni pronto. All'alba noi lascio villaggio. Qui tutto è a posto. Dio buono. E mia barca? Sta bene nascosta, nessuno trova. Cosa stregone Paquenda ha fatto di Gungala? Ha ucciso? Lei non morta. Come morta? Dorme. Stregone Paquenda ha preso tutto suo spirito. Buana! Tao vuole un poco di bottiglia. Tu promesso dare Tao quanto Tao vuole. Io non do più whisky a te, sì? Buana! Gungala! Gungala! John! John! Gungala! John! Bella! Bella! Gungala! Gungala! John! No. Lasciami. I tam-tam dicono che hanno preso i miei amici. Dato sempre buono con Tao. Tao adesso liberare Buana. Gungala. Presto, vieni, su. Buona, buona, io stanco. Tu non buono, buona. Se tu non smetti, io devo uccidere te, stupido di stragone. Ma tu non portami fuori di strada. Basta di bere.
No, tu non essere amico popolo negro. Io ho creduto tua storia, ma non vera. Tu tradito Tao e tutti amici. Tu taci. No. Tu volere occhio fiammeggiante di ragazza selvaggia per essere molto ricco. Io adesso so, ma tu maledetto, perché tu rubare? Se tu non smetti, io taglio gola. Tu non fa più paura, Tao. Bugano, dio di terre oscure, non vuole che occhio fiammeggiante uscire di foresta di Baghen. Basta, ti ho detto. Tu non sa che morte sta aspettando Buana. Bugano vuole che terra mangia Buana, non amico di sua gente. Smetti. Smetti con parole stupide di vecchi idiota. Bugano ordina terra di mangiare e terra mangia. Tu finisci ubriacone, sì? Tu aiuta! Negro maledetto, aiuta! Per Allah, io ti prego! Aiuta, vigliacco! Perché tu vuoi che io muore? Perché tu stai lì? Ti vedi che io affonda? Aiutami! Io ti lascio diamante, ma tu aiuta! Aiutami! Aiutami, per Allah! Pietà! Aiuta! Io affonda! Per Allah! Aiuta! Tu vedi che terra mangia, Buana. No, fermo, Buana, terra che mangia. Sabbie mobili, perché non hai tentato di salvarlo? Ha rubato pietra di occhio fiammeggiante, Bugano ordinato che terra mangia. Lui sempre falso amico di tribù di terre oscure, Buana. Sta facendo una brutta morte, ma quello non è il diamante di Gungala. È occhio fiammeggiante. È talismano di Gungala. Quando lei porta, lei indoggabile. Lei da Buber Dud e tribù Bagenda. Non saprai mai quanto è importante quello che mi hai detto. E adesso vuoi aiutarmi? Dobbiamo ritrovare i miei amici. Gungala, con grande elefante, salvato uomini bianchi. Adesso io vedo che stare in aggampamento, vicino Kodoko. Julie, mi senti? Sono io. Coraggio, siamo liberi. Su, forza. Brava, brava. Fermo! Ah, sei tu. Malina, Malina, Malina. Siete salvi. Ah, guarda un po' chi si rivede. Passato il pericolo, riappare il nostro condottiero. Benvenuto. Finiebe pala sala. E adesso come pensi di tirarci fuori dai guai? Cosa è successo? Goda, denando duli, mona ningola, goniani amari. Blunda malina. Blunda malina.
È il diamante di Gungala. Sì, ho incontrato la nostra simpatica selvaggia e me l'ha regalato. Dammi quel diamante. Oh, il cavaliere senza macchie e senza paura. Non abbiamo molte munizioni, non ti conviene sprecare i colpi. Dammi retta, Chandler. Mi senti? Tra poco avremo bisogno di quei colpi. Ma io al primo colpo ti ammazzo. Sarà meglio che mi consegni il diamante, immediatamente. Buona! Bagenda arrivare! Dovere scappare! Vicini! Molto vicini, Bagenda, buona! No, buona! Gungala. Gungala John. Sì. Gungala John. Ma brava, impara a parlare. Julie, attenta. No, fermo. Julie, dammi il diamante. No, questo diamante appartiene alla mia famiglia, John. Lei è una selvaggia. Julie, dammi il diamante. No. Questo è tuo, Gungala. Vieni con noi a Londra. Sei ricca. Vargas da nascosta, grande curva fiume dietro Roccia Rossa. Correre! Andare! Correre! Via! Via! Via, via! Presto, sono vicinissimi.
Presto! Presto, smetti! Questa giungla sa che non tornerà alle fiabe del tempo in cui non c'eri tu. Ho sentito d'incanto la nostalgia del bene in vita portato da te. La mia vita, quel poco che ha, il passato non esiste più, un altro sole racconterà le favole d'antiche età senza di me. Giovani, invento con te la mia vita, quel poco che ha. Il passato non esiste più, un altro sole racconterà le favole d'antiche età. Vengo con te. Con te. Go